Ma mentre il programma che stiamo utilizzando fa delle cose strane, abbiamo iniziato per Rinato. Ciao Monica. Ciao. Seconda sessione con te, ma non seconda sessione in assoluto con me. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. A me sembra il Canal Grande, quindi Venezia, e ci sono dei quadri, diciamo, sospesi un pelo dell'acqua. Quindi lui propone questa immagine. Io non riesco a vedere lui, ma l'immagine che propone. Ok, lui dà l'autorizzazione. Sì, è come se adesso vedessi che fa degli ultimi ritocchi su questi quadri, che però mi sembrano dei quadri, ma, tipo del 1500 più o meno. E vedo che lui firma con la lettera B, V di Verona, B di Bologna. V di Bologna. Perché? Ma, mm, eh, perché la lettera centrale del suo vero nome è la B, no? Mhm, Come se lui mi facesse vedere che ha proprio voglia di connettersi al proprio centro. interessante. Bene, andiamo via veloci. Nome del progetto di Rinato. Felicità. La sua anima vuole decisamente che lui riscopra, ricordi e viva la felicità. Nome dell'anima. Mm, Stella di mare, Nome dello spirito. azzurro, richiamandomi il cielo. Vibrazione di Rinato. 17 miliardi. Buono. Solida consapevolezza. 190, Anima. 47, Vite. 1232, Cervello. 10,7, Suscettibilità ipnotica. 61, 3D. 64, Vivacità animica. 100. I valori sono sempre più interessanti. Non solo la vibrazione, ma appunto poche vite, un bel cervello, 190, la consapevolezza, molto molto bene. Ci sono delle entità eteriche? Io ne vedo due. Una è una larva bianca, grossa, che è posizionata sopra un letto matrimoniale e con due dentini aguzzi avanti. Vedo che è come una specie di richiamo ai doveri e ai sensi di colpa trasmessi dai genitori, ma è anche un'interferenza rispetto al suo ambito sentimentale, relazionale. E poi come falconiforme c'è un picchio che lo porta a scontrarsi sempre contro le stesse questioni, sempre contro le stesse faccende. Queste due, meteriche. Mentali. Una è sconfitta. Allora, praticamente ne vedo due personali. Le personali sue sono sconfitta e forzatura, ma poi ce n'è anche una, diciamo, collettiva, che si chiama l'artista tormentato.
Allora, per quanto riguarda Sconfitta, questa entità mentale vuole proprio che lui abbia costantemente nella sua bocca il sapore amaro della sconfitta, quella sensazione amara di non riuscire a raggiungere i propri obiettivi, quella sensazione di non riuscire a trionfare nei propri traguardi. E questa direi come livello tra il 4 e il 5. Poi forzatura, mi fa vedere come questa entità mentale cerchi di forzare la passaforte consapevolezza. Diciamo come se la consapevolezza fosse rappresentata da una cassaforte. Mhm. Questa entità mentale va lì a forzarla per immettere all'interno della cassaforte quelle che sono delle vecchie credenze limitanti, delle abitudini molto interferenti. Direi qua a livello anche 5. E poi c'è questa entità, diciamo, mentale collettiva dell'artista tormentato, per cui di fatto un artista veramente eccellente, deve essere, un artista che si crogiola nel dolore, nello strazio, che vive delle esperienze personali anche piuttosto devastanti. In questo modo creerà un'arte molto particolare, eccellente, che avrà grande consenso. Ehm, Però questo è l'arte funzionale al mantenimento della matrix, mentre invece c'è la possibilità di utilizzare l'arte come strumento di liberazione dalla matrix. C'è un livello in questa entità mentale collettiva. 3/4. Ci sono degli impianti. C'è un auricolare collocato all'interno dell'orecchio sinistro, che quindi comunque secondo me è legato in qualche modo alla madre, che può avere più efficacia proprio per il fatto che la madre non c'è più, quindi potrebbe essere collegato anche a dei sensi di colpa. E questo, all'interno di questo auricolare, le voci che percepiscono sono qualcosa del tipo, ma dove credi di andare? Torna alle tue origini, torna alle tradizioni, torna a ciò che è giusto e che ti è stato insegnato. Tutto qui. Basta. Mm. Sì, l'identità mentale collettiva. Perché questo eco? Mm. Perché è molto potente questa entità mentale, perché fa sì che ci siano degli artisti che in qualche modo suggeriscono, no, anche stili di vita improntati a sofferenze. Sì, che è un po' vabbè, non sono tutti così artisti, però i più grandi, i più famosi, Van Gogh, no? Poveracci in vita, miliardari morti. Sì, Vita di queste tutte sofferenza. le forme d'arte, però, io Sì, sì, intendo, sì. oltre che la sua. Ah, ok, ok. Mm. Però nella pittura, no? Nel mondo della pittura, la vita che conducono le vite che conducono sono vite di grande sacrificio, di fame, di Certo. malattia, di mutilazioni, nel caso di Vincent. E compagnia bella, vabbè, poi Van Gogh è sempre quello che viene citato. Abbiamo già affrontato questi argomenti in lungo e in largo, abbiamo già detto massoneria è comunque sistema a cui chi aderisce diventa famoso, chi non aderisce non diventa famoso. Va bene. A questo proposito, chiamiamo nel cinema un artista che non è diventato famoso e che è l'artista più importante della storia dell'uomo, più che nel cinema davanti a noi.
Oddio, non so perché mi viene che si chiama Piscitiello, però è come se non credo sia il suo nome vero, ma tipo un nome d'arte. Piscitiello? Eh, Mm, mi suona da qualcosa. ah, mm, mm, mi fa vedere che disegna qualcosa di, cioè, che in qualche modo può essere legato al mito, alla mitologia, ma a dei livelli più profondi. Cioè, vedo per esempio che disegna molto i galli. Un ceramista, Monica, siciliano. Antonino Piscitiello. Mm, Piscitello, in realtà. Non lo so dire, perché io vedo che disegna dei galli. No, Non credo, perché poi mi fa vedere delle scene mitologiche. Mm, E tra l'altro, adesso però non vorrei fare uno falcione enorme. Mm, Cioè, anche il pittore Rubens, vero? Disegnava mitologia. può essere, sì. Eh, mm, Sì, sì, sì. sì, abbiamo la conferma. Ehm, Come se questo artista volesse proprio svelare, il gioco alla radice della Matrix, no? E quindi vedo che disegnava queste entità molto importanti che sono appunto il gallo, il cavallo, che noi per esempio non citiamo mai, no? Sono più che altro presenti nella parte orientale, eh, nel, no? Nell'emisfero orientale. Però invece sono molto importanti all'interno anche della mitologia. E poi in effetti vedi, il gallo c'è dappertutto, no? Cioè, veramente io non vorrei fare strafalcioni su strafalcioni, tra l'altro siamo di fronte a una persona estremamente colta, ma c'è qualcosa che riguarda anche la Palestina, i Galli? C'è una zona che può essere Gallia, qualcosa del genere? Rinato, se vuoi attiva la cam o scrivimi semplicemente sulla chat di Zoom. Lui Se sa tu vedi in tutto. basso c'è partecipanti e chat, ecco, se tu scrivi lì, io leggo. Oltre al fatto che la sua amata Francia una volta era Gallia, Eh sì. no? Poi c'è il Galles in Inghilterra, c'è la Galizia in Spagna. eh, Come lo vedi questo Piscitiello? È morto, ovviamente. sì, Mhm. eh, Perché lui è il più grande? mi ricorda per certi aspetti rinato fisicamente. Perché ha fatto tutta una serie di quadri, ovviamente incompresi, che raccontano il gioco della Matrix, proprio in tutti i suoi aspetti più nascosti. Vedo che ha disegnato anche un ragno con una ragnatela. Mm. Ma sai, guarda, mi rendo conto che sto facendo forse un po' una Macedonia, però seguo un po' il flusso delle associazioni che mi arrivano, no? Come se questo Piscitiello fosse un po' come Dante Alighieri, perché che Dante Alighieri ci ha raccontato la Matrix, perché ci ha parlato della terza dimensione che è l'inferno, no? Dove noi siamo completamente al buio, all'oscuro, siamo nel dolore, siamo nell'obbrobrio, nel vizio. Mm. Poi c'è la quarta dimensione, che è quella del purgatorio, in cui comunque iniziamo a vedere determinate dinamiche che ci portano anche a reiterare, no, le nostre azioni. Poi c'è il paradiso, che poi in effetti è la quinta dimensione, no? Che è quella della luce, della separazione che viene a potere, dell'unione.
Quindi c'è un po' una somiglianza tra questo artista che crea e il grande Dante. Allora, Rinato mi scrive, c'era in antico la Galazia, scritto Galatia, la terra di Celti Galati, penso che si dica, che erano arrivati sino in Anatolia. Vedi il Galata morente, scultura del mausoleo di Alicarnasso. Ok, interessante. Però Galatos in realtà cos'è? Latte? Galatos. Però è Sì, interessante sì, che l'etimologia è la stessa, perché Gala, sì, sì. ok, Gala La Galatos. città di Galatina Salentina era legata al latte, le Galatine sono delle caramelle al latte. Esatto. Sì, sì, sì. Però se si va a vedere in realtà è Gala, cioè poi ci sono, capito, i successivi rimaneggiamenti, però è come se ci fosse davvero un'associazione, e uno dice ma è assurda, però tra il gallo e il latte. Sì, io sto cercando il Galata Morente. Ah, ok, sì, me lo ricordo questo. Va bene. Va bene, va bene, va bene. C'è qualcun altro che vuole venire, però di vivo. Per esempio, chiamiamo il suo gallerista parigino, il Mm? suo amico collaboratore del progetto a Venezia, il padre. Sì, ci sono anche delle studentesse. Mhm. Ce n'è una in particolar modo, chiaramente è una ragazza, è giovane, che lo trova anche molto affascinante, però è una giovanissima. Sì, 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 questo è. Eh, Vengono. Il sì, padre sì, sì, come viene? assolutamente. Mm, con le mani sporche di terra, un po' sudato, anche la fronte, come se si fosse toccato con le mani la testa, la fronte, no? Mm, Anche lì è sporco di terra. Quello che percepisco è che fa veramente un po' fatica a comprendere mm, quello che noi vogliamo trasmettere. Però in questo momento sento una margine di buona volontà e quindi lui si siede. Va bene. Se il progetto di Rinato è felicità, qual è, diciamo, la sua autocondanna? Secondo lui è la tribolazione, la sofferenza, la mancanza di denaro, la negazione, la mancanza di libertà, la mancanza di la possibilità di fare quello che vuole, la propria arte. Stufo di soffrire, mi scrive. Insomma, un primo punto molto impattante il suo. Apparentemente è tutto l'opposto della felicità, certo. Mm, mm, mm. Qual è la Quindi lui, sfida? Qual è il trucco? il trucco sono gli spazi. Cioè, allora, so che sembra un po' delirante questa sessione, no? Però mi viene appunto come se in questo momento Rinato stesse leggendo, no? Accuratamente. Ehm, lui in questo momento sta molto portando l'attenzione sulle lettere, sulle parole. Invece quello che tu hai chiamato trucco è lo spazio bianco tra le parole e lo spazio bianco tra le righe. Ok, e andare al centro, alla B. Sì, andare al centro, mm, percepire che, allora, mm, lui ha tantissime informazioni a sua disposizione, molte delle quali utili, però è come se lui non dovesse, attaccarsi a queste informazioni, ma a capire, quello che è l'inghippo contenuto all'interno di queste informazioni, e cioè che permette la fuga, la liberazione.
quindi quel temporaneo sganciarsi da quella stessa informazione. Non so se riesco a Sì, spiegarmi sì, sì. bene. Monica, chiamiamo la madre. Si è incarnata, mancata circa 9 mesi fa, che più volte è venuta in sogno a Rinato. Come se portasse un catino con due manici e mi dice che questo catino, che noi vediamo pieno d'acqua, sono tutte le sue lacrime che ha pianto. La vedo come in una specie di camicia da notte, eh, come se la cambiasse. Prima me la fa vedere rosa chiara e poi me la fa vedere più color crema, diciamo. Eh, Come se avesse... Non capisco se i capelli sono un po' sporchi o diradati, comunque non capelli in salute. Come la accoglie Perché Rinato? Sì. la nostra vita è fatta così, è stata fatta di tanto dolore, di tanta pena, di tanto trascinarsi, di tanta espiazione, di colpe e di peccati. Chi l'ha deciso? Lo chiedo alla mamma. Allora, mi sembra di capire che lei dica così. Qui c'è un tribunale amico che mi sta facendo vedere che tutta questa è una mia scelta. A tratti lo comprendo, lo percepisco, non del tutto, non ancora completamente. E ancora mi attacco al fiore del crisantemo, che è la morte, che sono i santi, che sono chi si è immolato per la fede, cose così. Ma non mi sento così lontana dal capire le cose. Ci vuole solo tanto amore e ne sto ricevendo tanto. Da chi? Questo sì, perché lei lo può chiamare anche tribunale, però lei lo chiama tribunale amico, come se queste anime fossero tutte amiche in verità, no? Però è come se la invitassero ad essere lei stessa giudice, no? Della sua vita, delle sue emozioni. E loro sono un po' i testimoni in quel momento, nei momenti in cui lei rivive tutto quanto. E lei dice che sente molta compassione, molta empatia da parte di queste anime nei suoi confronti. Queste anime sono al suo servizio? Sono lì per aiutarla? No, sì, per aiutarla, per sostenerla, perché lei ha proprio dei momenti in cui, non so, mi dice la parola sistematicità. Probabilmente lei ha condotto anche un po' la vita così, in maniera sistematica, no? Automatica. Mm. E- Va bene. Monica, chiedi alla signora di chiamare una sua incarnazione parallela come proiezione olografica un artista barra acrobata da in un circo, circo, sì, uomo-donna. una donna. Ok.
Che si Però anche dicono? questa è comunque una vita abbastanza dura, fatta di tanti esercizi, di non aver mai una dimora fissa. Mm. Però sente che qui aveva dei momenti di totale espressione, no? Della sua forma d'arte, sui trapezi. Mm. Ah, lei è così un po' una libellula, questa donna, Nancy, mi viene, si chiama Nancy. Nancy è una libellula che vola, leggera, ehm, e sento che dice alla mamma di Rinato, ehm, la libertà è una gran cosa, la libertà e l'amore per ciò che facciamo è una gran cosa. E vedo che volteggia passando da un trapezio all'altro. E la mamma dice, infatti io non mi sono mai sentita libera. Ma questa donna è libera e questa donna è lei. Mm, Lei dice, io lo so, e, e tutti qua intorno a me fanno il tifo per me, perché io possa diventare uno con tutte le mie vite. Mm. Ma si sta crogiolando nel dramma? Lei, lei dice che tra l'altro ha scelto anche un distacco dalla vita molto lento e molto doloroso. Eh, Adesso mi fa vedere anche come se lei davvero avesse avuto una vita un po' da martire, diciamo, no? Sempre più immersa nel dolore, mh, che interveniva sempre di più una patologia, una limitazione in più. Ehm, Non è che si sta crogiolando nel dolore, lei sta capendo a fondo e, e dice che comunque si sente molto più sollevata. Adesso mi fa vedere, per esempio, che è vicina a un'altra donna, che è sempre mamma anche questa donna, e che è stata malata di tumore e che ha avuto così questa graduale perdita di tutto, di autonomia, ha perso la vista. Insomma, anche questa è una via crucis, no? Mhm. E dice che loro stanno come a braccetto imparando insieme l'insensatezza, di questo martirio. Non so perché quest'altra donna è come se mi facesse capire che lei è stata anche molto corrosa dalla rabbia e in qualche modo la mamma di Rinato mi dice che anche lei era così. La invito ad andare a vedere cosa c'è dentro il portale aureo. Poi può tornare di qua, eh? È tutto d'oro, dice, e oro zecchino. Che forma ha? E adesso me lo fa vedere con un uovo d'oro intarsiato finemente. Ehm, Lei dice che comunque le piace vivere l'arte, eh, come se anche il portale aureo potesse trasudare arte. Poi da ciascuno vedo che è un po' percepito in una maniera magari con dei dettagli diversi, no? Mm. È proprio come se trasudasse anche la manualità artistica. Quella manualità
che si accompagna anche alla meditazione, che diventa una forma di meditazione. Lei dice che lì c'è sua mamma. Vuole restare lì o vuole tornare indietro? Sì, mi piace stare qui. Intravedo anche mia mamma e so che quando entrerò lì, lei non sarà più mia mamma. La vedo che è come se rimanesse nel bordo interno del portale. Non dentro proprio. Mm. Vuole lasciare un messaggio a Renato, spiegandogli magari perché si è fatta vedere così tante volte da lui in sogno. Non ero sempre io, dice. A volte erano le tue entità che ti volevano far rimbalzare addosso, la sofferenza. In quali occasioni era Eh, lei? mm, dietro il vetro sì, c'era un vetro? Sì, Adesso non sì, sì, so. nella Ok, sala da dietro pranzo. il vetro? Ok, quello sì. Quando Sì, lei perché è ha... come se sentisse che lei non riusciva veramente a comunicare, a farsi capire, ma quella era rappresentativa anche della vita. E lei si è sentita proprio così, no? Con questa forma di isolamento, di incapacità di esternare. quando è venuta a dirgli delle cose, legate a sofferenza, difficoltà della vita. No, quello no. Lei mi dice questo qui della vetrata e basta. Va bene, e Rinato come la saluta? Con tenerezza, come a scostarle un po' quei capelli che si sono appiccicati sul viso, li sistema bene, le dà un bacio in fronte. E lui dice: pace fra noi è fatta, non ci turbiamo più a vicenda e ci riconosciamo come protagonisti di un gioco che in qualche modo si sono anche voluti molto bene. Ok, vuole chiuderlo lui, Rinato, il portale aureo? Sì, è come se in questo momento fosse un enorme ciondolo uovo e quindi fa le rifiniture sulle chiusure. Quindi, no, come se fosse un uovo aperto, lui lo chiude e rifinisce con grande sapienza mm, le chiusure. Va bene. Monica, un po' di cause esoteriche. Causa esoterica del problema economico nella vita di Rinato. Debiti non suoi, del padre, sempre pochi soldi, e debiti ancora del funerale della madre. Mm. Quello la vedo proprio legata all'ambito religioso che chiama povertà, povertà e sacrificio. Um, è come se lui, nel momento in cui sceglierà di allontanarsi dal padre, che in qualche modo ancora può rappresentare un certo gancio religioso, riuscirà anche a sanare questo aspetto, quindi a scollegarsi dal richiamo
magnetico proprio, che ha la povertà ehm, verso persone che aderiscono in maniera così intensa a certe correnti religiose, distaccandosi proprio, è come se lui inizierà proprio a fiorire, a prosperare e quasi a domandarsi, ma com'è che prima era tutto così bloccato e adesso sto sbloccando tutto? Eh, proprio come se ci fosse una diga a bloccare un corso d'acqua. Nel momento in cui lui si allontana, quest'acqua ricomincia a fluire, così la sua abbondanza. Poi comunque il picchio ama molto che lui nel corso della vita torni e ritorni sempre sulle stesse problematiche, lì a sbattere la testa sempre sugli stessi problemi, a darsi proprio la zappa sui piedi, sempre, continuamente. Causa esoterica del fatto che da 2 o 3 anni non vende la sua arte, né coi suoi canali personali né con la galleria a Parigi. Allora, però qua un attimo, perché non gliel'ho chiesto, è una cosa che mi viene adesso, come se ci fosse anche una sorta di invidia da parte di alcuni colleghi artisti intendo, come se si fosse creata una sorta di competizione. Mm. Mm. Ma della galleria parigina o in generale? Allora, perché è come se me le mettesse al confine tra Italia e Francia, quindi come se in parte alcuni fossero in Francia e altri però in Italia. È come se questa loro invidia, perché per chi ha un occhio da artista coglie il particolare talento di Rinato e questo ha suscitato in loro un grande moto di invidia. Ed è come se la loro invidia, anche di persone che non si conoscono fra loro, si sia unita, ok? Creando Mm. proprio una specie di sbarramento di blocco. La strada è Venezia? Quella è io la vedo proprio come un'ottima strada. Mm, La vedo come una strada che tra l'altro gli darà anche la possibilità lui di apprendere, di imparare delle cose e di insegnare delle cose in uno scambio perfettamente bilanciato, dove lui stesso, tra l'altro, si sentirà molto stimolato anche per il fatto che acquisirà nuove abilità, nuove competenze. Lui l'ha presa questa decisione seguendo il suo intuito, ma non era così convinto. Io l'amico lo vedo sotto forma di un uccello molto colorato e di quelli che si muovono anche molto velocemente, tipo un colibrì, diciamo, no? Ehm, Ed è come se potesse anche far per accrescere, diciamo, no, l'entusiasmo dentro Rinato. Ehm, quindi vedo proprio una collaborazione in cui ci si incita a vicenda, ci si alza vicendevolmente l'energia, si genera nuova creatività, nuove idee. E Rinato, poi mi viene anche la parola colpi di fortuna. colpi di fortuna, Mm, che questa strada può permettere avvengano. sì, Rinato e l'insegnamento. Allora, c'è un po' un amore e odio. A lui piace insegnare, non gli piace il sistema scuola sostanzialmente. In più ha una particolare antipatia per la scuola in cui insegna, non direi la città, tanto noi la sappiamo. certo.
certo. Un po' perché è scomoda, un po' perché è lontana, un po' perché è in centro a una città, quindi bisogna raggiungerla, parcheggiare dove si riesce, fare un sacco di metri, di chilometri, centinaia di metri a piedi, se non chilometri, e insomma arriva di già distrutto, e stanco. E poi gli fa proprio pensare al se stesso giovane mancato. Mm. Mm, Perché? Perché è italiana? sì, perché poi comunque il luogo è quello, la terra è quella, Mm. la parlata è quella, ci sono veramente troppi ganci, troppi richiami, no? Per cui anche se lui cerca di porsi in un'ottica diversa, poi ciclicamente scivola in questo fastidio, no? Nel vedere dei giovani che vivono la loro età con libertà, magari anche con spensieratezza, sì, certo, con tutte le problematiche, però hanno la possibilità di avere degli scambi sociali, eccetera, mentre a lui tutto questo è stato precluso. Invece, ciò che mi arriva è che in un altro luogo, sempre parlando di insegnamento, sempre parlando di giovani, ehm, questa dinamica potrebbe non attivarsi, ma si attiverebbe, la consapevolezza che loro sono lui e lui è loro. Ho una Quindi, sensazione, come non ha senso l'invidia che i colleghi provano per lui, non ha senso l'invidia che lui prova per questi ragazzi. ho una sensazione che il fulcro di questa sessione sia nel detto in medio stat virtus. Come lui ci indicava all'inizio, la B, che è al centro del suo vero nome, per giungere a metà strada. Quindi lui deve raggiungere forse una via di mezzo tra l'insegnamento che alimenterà la sua carriera artistica e la carriera artistica che alimenterà l'insegnamento. Questo sì, sicuramente, e hai detto una cosa precisa, e poi mi viene, non so assolutamente cosa c'entrino, Bellini, eh, va- oddio, Badan, Badon, Bellini? sì, mi viene Aiutaci, Bellini Renato. e poi c'è un altro nome che è Badon, Badan. Adesso me lo scrive Renato, che lo sa sicuramente. Che ignoranza. Bellini, grandissimo pittore veneziano del Rinascimento, e Badon, Badon, aiutaci. Eh. Che magari non è, non so. Ma è uno scultore, un Pittore? Cioè, non so, se pittore me li viene vicino a francese, non Bellini. capisce la pronuncia. Badon, Eh, pittore. Bourdon? Bourdon! Bourdon. Bourdon. Lui dice Burdel. Ah, oh. Non lo so. Anche se però a me sembra italiano, santo cielo. Mi sembra italiano. No, Badon no, è filippino, non c'entra. No, Vabbè, mi viene veneziano. Può essere veneziano. Comunque, con la B. Con la B come se fosse proprio classico veneziano, hai presente che fanno questa, la troncatura finale, no? mhm. Ecco. E mi sono perso. E quindi ecco perché questa B anche, no? Che tu giustamente hai detto la B sta a indicare in medium stat virtus, no? E mi viene anche proprio questa scia di questi pittori e delle copie, come se lui potesse o lui proprio produrre delle copie o lui impostare un certo tipo di insegnamento e anche di trattati, forse, non so se lui può anche scrivere dei trattati rispetto alle copie, cioè lui che ovviamente ha anche una conoscenza così vasta dell'arte in generale, no? Allora, Eh, Renato l'ha beccato. In effetti mm, io sto controllando, è un pittore italiano, nonostante il nome, Paris Bourdon.
Il nome è Ah, Paris, come se fosse Paride, penso. vedi, e Però Parigi però. Paris è Parigi. Eh, vedi, vedi, vedi. Paris Perfetto. Bordon, quindi Bordon proprio cognome veneziano, veneto. Ok, perfetto. Incroyable, nome no, nome, nomen omen. Nome est Assolutamente. hominem. Davvero. Scrive il nostro amico Rinato. Io spero di aver detto sempre Rinato, vero? L'ho detto sempre. Sì, 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 sì. Ok. Molto molto bene. Molto molto bene. Allora, la strada per nuove avventure nella vendita ed esposizione è segnata in Italia a Venezia per il momento, così come già lui ha stabilito. Strada in cui sta investendo e in cui non sapeva se avrebbe fatto bene a investire. Invece, questo deriva anche dalla chiacchiera e dalle tue visioni, Monica, prima della sessione, chiacchiera che abbiamo fatto con Rinato, e l'insegnamento al contrario è in Francia. Lui ci ha aiutato a capire in scuole private, perché le pubbliche mandano avanti francesi, le private potrebbero trovare in un pittore, in un artista italiano, quel valore aggiunto, no? Sì, Quell'elemento che dà agli studenti di un certo livello, perché la scuola appunto è privata, una spinta in più. assolutamente, questo Paris Bourdon ce lo conferma, no? Sì. Butta una freccina, una bandierina, in Francia. Dove ti cade, Monica? Per forza solo, sempre solo Parigi? L'Île-de-France? Allora, Annecy, O anche Sud? Annecy. Ah, Annecy. Annecy. Che è Mm, non so neanche io dove sia. Mm, Avignon, vedi, cosa? No, non vedo. vedi, no, no, dico, vedi, è Annecy, sì, sì, sì. È un piccolo borgo, Annecy e Avignon. Ponte Avignon, insomma, è la zona dalla metà in giù, insomma, la zona del sud. Ah, ok. E sì, anche Annecy è vicino a Ginevra. Beh, Avignon non è lontano, un po' più verso il sud, ma no, beh, insomma, comunque. Anche, lui sente anche Nizza. Nizza? Mm? Allora, io non lo sento, però se lui lo sente, perché no? Però Avignone è quella zona lì, a Provenza, è Però quella nello zona lì. specifico, Nizza Mhm. mi viene no, ma non lo so il motivo, eh. Cannes, Cannes sì, mi viene sì. Mentone o Menton, Allora, lì mi viene come se proprio esistesse una linea temporale in cui lui fa come un ribaltamento dove poi quasi non si riconosce più, cioè che vive come un periodo ehm, di esaltazione, ecco, chiamiamola così, no? Di meraviglia. grandi guadagni, sì, 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 esatto, ma poi a un certo punto è come se si sentisse perso. Però questa è una delle linee temporali e non è che sia l'unica, però mi ha fatto vedere questa. E lì trova una dimensione di insegnamento che lo fa alzare la mattina con entusiasmo. Allora, c'è da sistemare questa cosa perché, cioè, mentre tu giustamente mi stai parlando di aspetto lavorativo, cioè praticamente io come se avessi una voce in testa che mi martella e mi dice Pigalle, 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 ok? Mhm. Quindi è come se fosse anche importante andare a risolvere l'aspetto, come dire, sentimentale, relazionale, anche per, anche da un punto di vista
eterico, ok? Per lasciare andare, per lasciar fluire l'aspetto professionale. Perché è come se, dunque, ehm, ci sia una sorta di blocco anche a livello di energia sessuale, che poi produce anche un blocco a livello lavorativo. Eh, Quindi in questo, cioè, so che è un po' strana questa sessione, però quello che mi viene, no, è che in questo momento Rinato sta andando da una di queste ragazze che lavorano a Pigalle e è come se questa ragazza ballasse dentro una specie di parallelepipedo vetrina. Mhm, E vedo che lui va lì e le apre il parallelepipedo perché è come se fosse chiuso con un lucchetto. mhm, Lui ha la chiave per aprire questo lucchetto e le ha portato tipo un impermeabile perché lei è praticamente svestita. mhm, Quindi la libera e le dà questo impermeabile, sì? E vedo che le dà anche tipo dei soldi, un documento di identità per potersi allontanare. Non so, fatto questo lo sento più pacificato, no? Con questa parte. sessuale Sì, sì. con l'altro sesso, va bene. Va bene, uno dei punti di Renato è stop casa, stop padre, stop paese, dove vive. E qua ci siamo. Abbiamo già praticamente visto tutto. Va bene, Renato va al centro, nel punto medio dei suoi problemi. Lo va a vedere, li va a vedere nel cluster. Mm. Mi fa vedere proprio come un compasso di lui ha puntato lì, un po' come una specie di costruzione dell'uomo vitruviano, diciamo, no? Attraverso questo compasso. Ehm, e mi porta a vedere che il cluster è quel buco in cui creato dalla punta del compasso. Un buco che in realtà è tipo un vortice nero. Ma questo penso siano immagini che mi dà lui, perché come, sai, tipo come se fosse un vortice di un lago, un mulinello, no? Mhm, È tipo come se fosse il cocito, no? C'è dentro Lucifero. mhm, Ecco, lui me lo presenta così, no? Il suo cluster. Però appunto è solo un punto con solo questa immagine di Lucifero, però che è sicuramente molto significativa. Mm. Lui è come se riuscisse in qualche modo a creare non so, un compasso probabilmente magico che non deve creare questo buco, ok? E vedo che intanto sta come ripulendo tutta la parte inferiore, costituita appunto da questo vortice, da Lucifero. Questa parte inferiore la sta buttando dentro un portale definitivo. mhm, Poi adesso di nuovo punta il compasso e di nuovo il compasso fa il buco, ma mhm. sotto c'è un bellissimo prato verdissimo. Cosa crea qui al suo posto? Ah, paradossalmente parte da un quadro di una natura morta e con i raggi che provengono dal suo cuore fa invece diventare viva questa che era una natura morta. Quindi questa frutta che era in putrefazione, questo fiore sfiorito, diventano invece un frutto bello turgido e un fiore al massimo della sua fioritura. C'è un avatar? È sì, un avatar che sembra femminile, molto.
rigido tipo, ehm, che impartisce regole, crea restrizioni, crea recinti. Però lui non si sofferma neanche poi così tanto e butta via immediatamente. Va bene. Felicità è sempre il suo progetto. Sì, Stella di mare è sempre la sua anima. sì, anche se sento Kiss, anche. Azzurro è lo spirito. Blu. La larva bianca, il picchio e le tre entità mentali, una collettiva, sconfitta, forzatura e l'artista tormentato esistono ancora? No, Nuova vibrazione di Rinato, adesso 2000. 2000. Da 17 a 2000? Mi viene così. 2000? Ah, però. 190 la consapevolezza. 207. Anima. 58. No, ma 2000 è tanto. Forse non abbiamo Uso mai visto questo 2000. numero. 200 è tanto, 2000. Fatti tu i Ho conti. sbagliato? No, Non lo no, so. no, no. Monica non sbaglia mai. Beh, vite precedenti. Allora, 1014. Cervello. 12. Suscettibilità ipnotica. 70 più o meno. Ma a Rinato servirebbe una sessione diretta da solo? Altro che. Cosa gli porterebbe? Visioni eteriche che finirebbero poi nei suoi quadri? Sì, anche. E in più mi fa vedere come se riuscisse a toccare il centro di se stesso con mano. 3D. Mm, 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 mm. Tra il 20 e il 23. I valori sono forse i più importanti mai rilevati finora. Anche il 23 di 3D vuol dire proprio un nulla e non era poca prima, 64, insomma. Mm. Messaggio di Rinato al padre. E ci dobbiamo lasciare temporaneamente. Tornerò. Ehm, Non ho nulla di che rimproverarti, davvero. In fin dei conti sei proprio un buon uomo. Eh, non ho la pretesa di insegnarti come ritrovarti, come tu ti possa fare per ritrovarti. Messaggio di Rinato a se stesso. Mi sto piacendo veramente molto. Sto vedendo l'infinito che si spalanca davanti a me. Sento fermento, sento grande movimento sotto i miei piedi e intorno a me. Sento come nutrito da una barretta di arachidi che mi dà forza, mi dà energia. Messaggio di Rinato alla sua arte. Sei tutta la mia vita. Ehm, io sono te e tu sei me. Non c'è separazione. Al suo stile di insegnamento. So che c'è dell'arte anche nel mio insegnamento. So che il mio insegnamento è una perla rara. Ehm,
e capisco che non posso privare altri di questa perla rara. Messaggio di Rinato al suo corpo un po' provato. Ti sto liberando energeticamente da tutte le zavorre affinché tu possa tornare a fiorire, proprio come per la natura morta che abbiamo visto prima. Ritornare proprio alla bellezza e alla salute. Messaggio di Rinato a chi vuole lui o alla parte di sé che più desidera, con cui più desidera comunicare. Mm, lo vedo proprio come se avesse la camicia aperta e quello che vedo è tanti raggi luminosissimi che partono dal petto, come se si scaldasse completamente il petto. Questi raggi diventano proprio lunghi, si diffondono tutto intorno a lui. Mm. Vibrazione finale? No, no, lui rimane sul 2000. Va bene. Va bene.